Buongiorno. Allora, dopo il primo ordine fatto dall'Ollocrea, ad alcune persone che mi seguono, ed io sono molto felice, sono piaciuti tanto i filati che ho fatto vedere e ho ricevuto alcune commissioni, per cui tutto quello che io avevo acquistato doveva avere una destinazione, ma poi diciamo che è un po' cambiata la situazione. Avevo comprato quei filati per me, però alcuni dovrò impiegarli appunto per queste commissioni che mi sono arrivate. Eh, per cui oltre a quei filati ho dovuto fare un secondo ordine e ho cercato di prendere da quel secondo ordine qualcosa per me. Eh, Ora vi faccio vedere che cos'è che ho preso in questo secondo pacco. Mi è arrivato qualche giorno fa, assieme all'ordine che io ho fatto, quindi al mio acquisto, mi è stato gentilmente offerto un omaggio, quindi una campionatura, alcuni filati da provare e da vedere. Devo dire che io prima di proporveli, quindi farveli vedere, ho voluto fare dei piccoli campioni, come mia abitudine, perché erano filati che io ho lasciato libera scelta, nel senso che non ho fatto nessun tipo di richiesta, anche perché non posso avanzare assolutamente richieste per un omaggio. Loro avevano piacere che io li provassi, io sono lusingata della scelta, quindi qualsiasi persona mi scelga sia per un lavoro che per farmi provare dei filati o dei materiali, io sono sempre ben disposta, grata e riconoscente, oltre che lusingata, ripeto. Dopo questa premessa, adesso vi faccio vedere subito, perché i filati sono un po', vi faccio vedere subito i miei acquisti, quindi quello che io ho acquistato. La prima è questa. Io ho guardato e riguardato i colori, però alla fine c'è il verde che è il mio colore preferito e ho optato per questo tipo di colore. Queste sono le bombe, come le vengono chiamate da loro, e sono alpaca, lana e viscosa. Comunque voi poi per tutte le indicazioni tecniche, per i ferri, l'uncinetto, eccetera, andate sempre a vedere i loro video qui su YouTube e anche sul loro portale, quindi sul loro sito, perché è veramente ricchissimo di informazioni. Ma, come ho detto anche nel primo video, per me è determinante guardare proprio il video di ogni singolo prodotto. Quindi se voi, ad esempio, vi piacciono vi può interessare questo tipo di filato, guardate il video che loro fanno qui su YouTube e vedete tutte le indicazioni che loro danno, vedete tutti i colori che ci sono, poi sul sito vedrete se sono disponibili o meno, ma vi assicuro che quel tipo di presentazione è determinante per la scelta, almeno per quanto mi riguarda personalmente, specialmente se è un primo acquisto, ma anche se è un secondo acquisto. Quindi questo è un gomitolone, dovrebbero essere 1000 metri, se no 680 metri, e vorrei fare un qualcosa a crochet. Adesso vediamo, perché il filato mi ispira molto. Non sono sfumature, sono tanti colori, però accoppiati in modo che man mano si va avanti con la lavorazione, è come se venga un degradé. Io l'ho notato anche con un altro filato che adesso vi faccio vedere, quindi così può darci l'impressione che lo stacco sia troppo forte, ma se si sceglie la lavorazione giusta e il modello giusto, vedrete che non ha niente da togliere a uno di quei filati che vanno da un colore all'altro con quelle sfumature tenui e appunto con una certa gradualità. Questo a me, almeno per l'altro che ho preso e che sto lavorando, mi è piaciuto tantissimo. Quindi il primo che ho preso è questo e sono appunto le bombe. Questa è la numero 6 con questa colorazione. Poi avevo fatto vedere nel primo video il filato onda. Avevo fatto anche dei cappellini con l'onda, non di questo colore ma di un altro. Mi hanno commissionato una sciarpona grande e un berretto sempre con l'onda, ma di questo colore che a me piace tantissimo. Questo lo vedete, io adesso non lo tolgo dal cellophane perché voglio aspettare di iniziare il lavoro e poi
prendere un gomitolo alla volta, ho sempre il terrore che si impolverino e si sporchino. Quindi questi 6 gomitoli mi serviranno per questo progetto grande, perché la sciarpa, per come mi è stata commissionata, richiede un po' di filato. Un'altra cosa che avevo ordinato, aspettate che prendo la fattura perché io dopo compro e mi dimentico. Avevo preso questo filato spring che non è altro che cotone, se non sbaglio, vediamo, che non mi ricordo nemmeno. Sì, è un 60 cotone e un 40 lino, e l'avevo preso su richiesta di mia figlia perché vuole farsi qualcosa all'uncinetto, sta iniziando ora, e io le ho raccomandato vivamente di prendere dei filati buoni, quindi cercare di lavorare qualcosa che poi abbia un senso alla fine, per non scoraggiarsi, insomma. Lei ha scelto i colori, io le ho suggerito la tipologia del filato perché, siccome è qualcosa che lei farà a tempo perso, sarà qualcosa che finirà sicuramente a primavera, e quindi poi sarebbe anche poco stimolante non poterlo indossare, per cui abbiamo preso questo spring, e devo dire che a me piace tantissimo. Io le ho detto che prima di darglielo voglio fare un piccolo campione in modo da tenerlo nell'eventualità che mi venga commissionato qualcosa poi per l'estate o la primavera, e quindi possa anche riutilizzare lo stesso tipo di filato. I colori sono splendenti, bellissimi. E questo rosso è meno acceso di come lo vedete qui, aspettate, ecco, questo rosso è meno acceso di come lo vedete qui in video, quindi è più un rosso proprio rosa, invece qui dà un po' sull'arancio. Purtroppo non è sempre facile dar fede ai colori con delle luci artificiali. Questo è io adesso ecco, sì, un giallo oro. Adesso ho la fattura qui e riesco a dirvi i colori. Questo invece è classificato come Marlboro, quindi rosso Marlboro. Questo è un giallo oro, sì, è giallo oro. Qui si vede, questo è quello che voi vedete in video, è fedele a quanto ho in mano. Questo invece è il classico blu, bellissimo, a me piace. Poi francamente questi 3 colori non mi dispiacciono affatto, tutti e 3 assieme, sono molto primaverili, molto, molto allegri, belli. Quindi questo è il piccolo ordine, piccolo che poi non è tanto piccolo perché ho preso 6 o 8 gomitoli di onda che io avevo fatto. Sono stata quindi, come vi dicevo, omaggiata di alcuni filati. Intanto, a parte ringraziare per la fiducia e per la proposta, voglio fare dei complimenti che ho già fatto privatamente a Lorella, dei complimenti per il garbo, per la delicatezza, per la professionalità, per il modo in cui comunica con le sue clienti. Non è affatto da sottovalutare. Oggi non si deve dar niente per scontato, perché ci sono delle piccole attenzioni che sono determinanti poi, sia per la fidelizzazione e sia proprio per il rapporto umano che talvolta manca con gli acquisti online. Invece lei questo lo cura per me in modo eccellente. Questo ovviamente non lo dico perché io ho ricevuto l'omaggio, perché adesso qualcuno potrà dire certo ti ha dato dei regali e tu ora fai complimenti. No, non è assolutamente così. Chi mi conosce personalmente sa che se c'è qualcosa che non mi piace evito proprio di parlarne, quindi non dico no, questo non mi piace. Io evito di parlarne perché credo che dietro ad ogni negozio, a ogni attività ci siano delle persone che lavorano, ed il lavoro è qualcosa che va profondamente rispettato, a mio modo di vedere. Per cui questo è un concetto che ho espresso anche tempo fa. Se c'è qualcosa che a me non piace, evito di acquistarlo, ma di certo non vado a parlarne poco bene, ecco,
diciamo così. Quindi dopo questa digressione rinnovo veramente i complimenti a Lorella perché, perché è una persona speciale, ecco, lei lo sa, gliel'ho detto anche privatamente, però era giusto che lo dicessi anche pubblicamente. Dopo questo vi faccio vedere gli omaggi che mi hanno inviato e per quello che ho potuto ho fatto il mio campione per capire effettivamente che cosa mi potesse piacere, perché gli omaggi erano proprio con lo scopo di farmi assaggiare, per cui farmi provare altri filati che io non avevo acquistato in questi due ordini fatti. Eh, Devo dire che già ho in mente dei progetti, ora prima devo evadere le commissioni che ho e poi sicuramente ci sarà qualcosa che prenderò in un secondo momento. Eh, Partiamo subito con queste due piccole matassine che sono da 50 grammi l'uno. Una è 100%, allora partiamo da questa rosa che è 100% merino extra fine, è un cashwool, sono 50 grammi. Io li ho lavorati con i ferri del 4 e adesso vi faccio vedere il tessuto che ne viene fuori. Le piccole imperfezioni che vedete, a parte che non sono lavati, quindi queste piccole imperfezioni sono dovute a una mia irregolarità nel lavoro, perché purtroppo l'ho dovuto prendere e lasciare più di una volta, quindi lasciavo il ferro senza terminare il rigo e quando andavo a riprenderlo purtroppo facevo questo tipo di errore, ma ripeto, questo è qualcosa che è responsabilità mia, della mia sciaguratezza a volte nel lavorare. Comunque, io questo l'ho lavorato con un 3,75, ho lavorato con i ferri della IAIA, con gli sharp, quindi anche per questo ho sdoppiato il filato, ma a me piace tantissimo, lo vedo bene per copertine estive da neonati, per vestitini da neonati, per quelle scarpine, comunque tutto ciò che riguarda i neonati. Poi i colori sono proprio il celeste del maschietto e il rosa della femminuccia. Ora, tralasciamo discorsi di genere e non genere, perché quando facciamo dei lavoretti, per una femminuccia lavoriamo con il rosa e per un maschietto con il celeste. Poi se la mamma ci richiede un colore neutro è un altro discorso. Per cui questa è la classificazione che io faccio qui in questo contesto, rosa per la femminuccia, e mi piace tantissimo. A volte mi capita di avere commissioni per lavoretti simili e devo dire che di questo ne prenderò qualche gomitolino perché se mai mi capitasse almeno ce l'ho in casa. Quindi questo approvato al 100%. Qui se voi vedete ho realizzato dei ferri accorciati perché per le classiche magliettine da bimba, no? Che sono un po' stondate dietro, anche davanti, con i bottoncini laterali. Insomma, mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto lavorarlo, anche se per mio limite con i ferri sottilissimi, sottilissimi, che poi un 3,75 non è sottilissimo, ma forse perché avevo lavorato prima l'onda, non sono stata eccessivamente regolare nella lavorazione e poi l'ho lasciato e quindi ho sdoppiato il filo. Questo è il primo campione che ho fatto. Subito dopo aver fatto questo ho campionato questo che è un 100% cashmere. Guardate la differenza, quindi la mia mano è diventata più regolare e più ferma. Sono stata attenta a non lasciare il lavoro senza terminare il ferro, ma la mia mano aveva già preso quella costanza di lavorazione con con quel numero di ferri. Quindi quanto è importante la nostra attenzione, quanto è importante lavorare dei campioni se dobbiamo fare dei lavori consistenti. Quindi questo non è un campione fatto perché io devo poi sviluppare un modello e prendere delle misure, è un campione fatto per capire che tipo di filato è, perché altrimenti se noi dobbiamo prendere delle misure per fare un modello, il campione 10x10
a mio modo di vedere è totalmente sbagliato. Il campione deve essere grande, più grande è e più veridicità avremo poi nelle misure e nello sviluppo del modello, perché la nostra tensione può cambiare anche dal tipo di ferri che teniamo in mano e anche dal tipo di filato, da un'ora all'altra, da un momento all'altro. Io avevo terminato di fare il cappello con l'onda, quindi con i ferri numero 7, mi sono messa a campionare questo con un 3,75 e la mia tensione è cambiata. Dopo aver fatto questo pezzettino rosa, ho preso questo celeste ed è andata perfettamente. Guardate, ve l'avvicino e vedete se qui ci sono delle imperfezioni. Ovviamente il campione non è lavato, quindi questa la trama che non, forse si vede meglio così, la trama che in alcuni tratti è irregolare e anche perché è normale che sia così e dopo il lavaggio si assesta. Quindi per me questi merino extra fine, il rosa e il 100% cashmere approvati al 200%. E questo è il primo degli omaggi, dei tanti omaggi che ho ricevuto. Dopodiché ho campionato il Trilli, che è un 60 lana, 20 viscosa e 20 nylon bouclé. Vi assicuro che il bouclé è quasi impercettibile, nel senso che non è quel bouclé pesante, ciccione, che dà il classico tessuto poi da bouclé, con tutti i ricci, eccetera. È molto discreto, molto delicato. Vi faccio vedere il filato com'è, sono due capi, eccoli qui. Quindi ha un leggero frisé il capo, ma non ha il filato, vedete? Ha un leggerissimo frisé con questa peluria che è piacevolissimo da lavorare, frutta tantissimo, nel senso che già dopo il terzo, il quarto giro si vede un bel risultato. Io l'ho lavorato con i ferri numero 4 e questo è il mio campione. Mi piace tantissimo, lo trovo morbido, questo è adatto, almeno io lo vedo adatto per un bel maglioncino, magari anche un cardigan con dei bei bottoncini di madreperla. Insomma, io già guardando il campione e vedendo i filati mi sono venuti in mente 300.000 idee, ma adesso devo fermarmi un attimo e finire le commissioni che ho. Per cui questo è il Trilli, bellissimo. Vi ripeto, andate a guardare nel loro sito oppure qui su YouTube, dove loro presentano filato per filato. E questo è uno. Lo lascio qui perché ora voglio farvi vedere una cosa. Questo mi è piaciuto forse più, no forse, sicuramente più del Trilli, ed è il Gheo. È 50 alpaca, 40 lana e 10 poliammide. È molto molto simile, ma vi assicuro che il campione, toccandolo, la morbidezza e e anche la delicatezza del filato è diverso rispetto al Trilli. Non che il Trilli sia poco delicato, il Trilli è un po' più vedete, anche un po' più irregolare, ecco, diciamo così. Quindi se voi guardate il tessuto è un po' irregolare il filato ed è bello per questo, perché poi ha tutta questa peluria che sono sicura che dopo il lavaggio verrà fuori. Il Gheo invece ha questo aspetto così delicato, morbido, mi dà proprio l'idea di ma forse anche il colore, perché è un bel color, ora qua non c'è scritto, ma vi assicuro che ha la stessa opacità dei lamponi. Se voi prendete i lamponi, ha lo stesso colore di un lampone molto maturo con quella piccola, sembra quasi matte, è come se il pelo venisse fuori più chiaro, infatti si vede anche, si vede dal filato, vedete? Sembra che ci siano delle sfumature, in realtà il colore è lo stesso, ma è il peletto che ha questa leggera peluria che è più chiara e l'effetto vi assicuro che è bellissimo.
Questo, ecco, per esempio questo, un bel maglioncino, anche un gilet senza maniche, un qualcosa di molto leggero che può risultare bello anche in primavera. Questo è un altro dei filati che mi è piaciuto davvero tanto. Io tengo i campioni perché, ecco, quando poi ricevo ad esempio delle commissioni, posso dare la possibilità di far vedere il tipo di tessuto che ne viene fuori, a seconda di quello che mi richiedono. E trovo che questo abbia quel drappeggio e quella morbidezza necessari per un golfino primaverile. Ecco, quelle cose molto leggere, anche a manica corta, perché ci sono anche quei golfini, ma non proprio a manica corta, a manica a tre quarti, tipo un twin set. Potrebbe essere indicato per tantissime cose delicate, molto fini, molto sottili, non fini di sottigliezza, ma fini come eleganza. Quindi anche questo è un filato che terrò seriamente in considerazione per i prossimi acquisti. Un altro che mi è piaciuto tantissimo per la rusticità, per la consistenza, per il colore e anche per la lavorabilità è il Matisse. Il Matisse è il 50% seta burette e il 50% merino. Vi assicuro che è qualcosa da provare, cioè dovete provarlo, dovete lavorarlo per capire il tipo di tessuto che ne viene fuori, e sembra quasi un tessuto freddo, fresco, ma in realtà col 50% di merino ci dà il giusto calore per... a me piacerebbe tanto un golf per mio figlio, perché a lui piacciono tantissimo le maglie fatte ai ferri, fatte a mano. Io ho la macchina e mi piacerebbe tantissimo lavorarlo anche a macchina, ma se mi metto su quel treno non scendo più. Quindi non la apro, la tengo lì chiusa e continuo con i ferri. Anche perché per quanto io abbia lavorato tantissimo con la macchina da maglieria, non ho la stessa soddisfazione a capo finito della soddisfazione che mi danno i ferri, il lavoro proprio, la scorrevolezza e la gradualità nel vedere il lavoro che va avanti. Quindi mi piace tantissimo lavorare proprio e sentire il filato tra le mani, e vedere come scorre il lavoro e come scorre sui ferri. Ecco perché ci tengo a sottolineare tantissimo che tutte le note, in questo caso positive, ma possono essere anche negative, che io condivido con voi, non sono dettate da tecnicismi. Io non sono un tecnico, non sono una persona che conosce i filati e quindi toccandoli posso dire questo va bene per una macchina di finitura 3, 4, 5, 6, oppure l'unico ferro con il quale lavorarlo è questo tipo di ferri. No, io vado molto a sensazioni, ovviamente poi anche spontaneamente qualcosa di tecnico c'è, perché se il tessuto non mi viene bene con il ferro numero 3, vado avanti e passo al ferro numero 4, però devo comunque provare, non riesco a improvvisare. Infatti io questo l'ho provato prima con un ferro più grande, la mia mano non mi permette di, con un ferro più grande, mantenere tanto la tensione, e quindi anche questo l'ho lavorato con un ferro numero 4 ed è bellissimo. Il colore che vedete in video è leggermente più chiaro rispetto a quanto non sia di presenza. Ha delle piccole screziature più chiare che vanno sembra quasi un lilla molto tenue a un bluette molto acceso, ma assieme al blu che mi sembra un blu jeans della base del filato, dà questo aspetto quasi tweed, non fosse altro che mancano gli speckle per il tweed, da questo aspetto che è veramente bello gradevole. E anche questo è un filato che terrò in considerazione. Devo dire che vi anticipo subito che filati che non terrò in considerazione non esistono, non ce ne sono. Così tagliamo la testa al toro subito. Ecco, questo è un altro filato che mi è piaciuto tantissimo, e devo dire che io ho campionato subito quelli che mi hanno ispirato di più. Quindi questi tre per me sono i tre preferiti. Dopodiché
ho ricevuto questi. Io devo dire, e dico la verità perché non sono, vi ripeto, non sono colori che sono nelle mie corde, ovvero il celeste. Poi sarà che io non ho bambini, non posso nemmeno immaginarmelo addosso a uno dei miei figli, no? Però il tipo di filato, per come sono entrambe, mi ispirano anche un collo da portare e io lo indosserei. Abbinati assieme, ho una piccola idea. Quindi questo, ecco qui. Allora, questo filato si chiama Baby, questo celeste, io ho tolto perché ero pronta per lavorarli assieme, e questa è 60 lana viscosa e 10 di alpaca. Molto bello, sembra uno stoppino, ma in realtà non è uno stoppino, almeno secondo me, poi non lo so, devo andare a leggere, devo andare a vedere bene. Mi piace anche questo, non fosse altro per il colore, ripeto, perché non amo particolarmente, ma abbinato a questo, questo è il Big, è 75% di lana e 25% poliammide. Abbinato a questo io lo vedo benissimo. Eccolo qua. Questo, guardate, mi ispira tantissime cose, non solo lavorarlo per un collo, un cappello, una maglia. Ci sono tantissimi altri accessori che si potrebbero fare con questo tipo di filato e che si vedono spesso in giro, tipo dei cuscini, tipo dei piccoli tappetini da mettere sul letto, tappetini o non so come li chiamate voi, comunque quelle cose non troppo ingombranti da mettere a fine letto invernali. Bello, bellissimo. Non sono riuscita a campionarlo però, per cui vedremo poi a progetto finito. Ve ne riparlerò ancora e vi le farò vedere sicuramente tutte e due assieme, perché questa accoppiata mi piace molto. Ecco qua. E questi sono altri due. Un altro filato che non ho campionato perché non ho veramente avuto tempo, e poi capirete perché non ho avuto tempo. Un altro filato che mi è piaciuto, anche se io non amo particolarmente il lurex, è questo LED, però mi è piaciuto molto il colore. Questo è 40 alpaca, 30 kid mohair e il resto poliammide e lurex. Devo dire che per com'è, per i ferri che sono suggeriti, quindi credo che sia un filato che tende molto ad aprirsi poi alla fine, credo che anche con questo farò un collo o qualcosa di simile. Adesso vediamo. Non dico che non mi è piaciuto, però non posso dirvi di più perché non sono riuscita a fare il campione, che sto già iniziando, cioè ho iniziato una cosa che devo assolutamente finire in questo fine settimana, perché poi ho queste famose consegne da fare. Allora, dopo questo, quindi questi sono tutti gli omaggi che mi sono stati fatti e io ne sono, non sono grata di più, sono super felice perché sono tutte cose bellissime che sicuramente mi hanno ispirato qualche lavori nuovi, e questa è una cosa per me positivissima, cioè quando si hanno, io almeno forse sarò strana, io non lo so, però quando ho qualcosa di nuovo, che siano dei ferri, che sia un filato, che sia anche un semplice paio di forbici, è come se io riavessi un po' qualcuno che mi dà la carica e quindi poi la mia creatività va avanti. Allora, anche questi tre mi sono stati omaggiati. Scusate, ma io non riesco bene a capire dove spostarli. Allora, questa è la girandola. La girandola, aspettate perché qui ho messo da parte, eccola qui. La girandola è un 65% kid mohair e 35% nylon. Eccolo qui. Allora, il filato si presenta così, è veramente molto molto sottile, per cui io sconsiglio di lavorarlo così perché poi possiamo avere veramente dei risultati pessimi per chi non sa lavorarlo come si deve, ovviamente.
Questi filati sono praticamente hanno una ripetizione di colori. Ci sono delle cake di girandole che sono bellissime, la fine del mondo. Io ho ricevuto questa che è sulla tonalità del verde e devo dire che il verde è il mio colore preferito, quindi diciamo che è andata proprio a fagiolo. Questi, l'abbinamento dei colori è perfetto, è lavorabilissimo per come loro suggeriscono nel loro sito con lo Scozia. E lo Scozia è questo, anche questo l'ho ricevuto in omaggio, mi piace tantissimo, tanto che io lo sto già impiegando in un progetto e quindi adesso non guardate i colori, ma questo sarebbe l'abbinamento da fare. Io ho fatto di testa mia, cioè da fare consigliato, che poi può essere anche cioè, la girandola abbinata ad un altro filato simile. Eh, Vi ho presentato il Remi nello scorso video di presentazione di questi filati ed io ho pensato di abbinarlo al Remi. Avevo anticipato che avevo preso dei piccoli gomitolini di soffio, come questi, ma erano dei piccoli gomitolini degradé e avevo anticipato che avevo della lana grezza da voler utilizzare. Ma francamente ho voluto provare con il Remi, visto che avevo preso questo color panna e mi hanno omaggiato di un altro gomitolo color panna. Quindi con questi tre che sono la girandola, allora facciamo così, questa è la girandola, questo è il Remi e questo è lo Scozia. Quindi io con questi tre adesso vi faccio vedere che cosa sto combinando. Vi dico subito che avevo iniziato un campione perché la mia idea era quella di fare uno scialle con questi due solamente. Questo l'ho iniziato ieri mattina. Allora ho iniziato uno scialle e volevo proporre uno scialle a legaccio molto semplice e fattibile per insomma la maggior parte delle persone che si approccia a lavorare con i ferri e che vorrebbe fare qualcosa non la solita sciarpa. Quindi io trovo che questa costruzione di scialle, questo triangolare fatto tutto a legaccio, che a me il legaccio piace tantissimo, sia veramente facile per chi vuole iniziare a lavorare e a fare un progetto un po' più grande. Quindi ho iniziato un piccolo triangolino e ero arrivata fin qui. Ho detto vabbè, adesso vado avanti. Ora intervallo con un po' di maglia rasata. Ora rifaccio il legaccio. Ora provo a inserire lo Scozia e l'ho inserito lavorando qui assieme nelle maglie a legaccio. Una maglia sì, una maglia no. E poi, ascoltate, io sono andata avanti perché io dovevo capire come sfumava questo colore. Ed ecco qua, sono arrivata quasi a metà scialle. Quindi per dirvi anche la lavorabilità, il fatto che scorra bene nelle mani, che non ci faccia stancare, che forse io ho indovinato anche i ferri adatti perché scivola benissimo, è un lavoro che scorre veloce, è un filato che dà piacere nel toccarlo e nel lavorarlo, ovvero si lavora molto piacevolmente. Quindi questo sarà il mio prossimo progetto, eseguito con il Remi, lo Scozia e la girandola, ma voi con questa combinazione, che sono 3 gomitoli, quindi voi solo con 3 gomitoli, adesso poi alla fine vi dirò la misura, avete una scelta vastissima di colorazioni. La girandola, guardate qui, è all'inizio, a me ha cambiato, adesso sta arrivando al terzo colore, quindi è iniziato con questo verdino chiaro e poi passato a quest'altro verde un po' più acceso e adesso c'è questo verde fluo che io ero un po' incerta, devo dire la verità, ma questo così abbinato in questo modo a me piace tantissimo con lo Scozia. Quindi io andrò avanti con questa alternanza di righe marroni, andrò avanti con l'alternanza del legaccio e della maglia rasata fin quando
vi dico la verità, fin quando io non consumerò il Remy e lo Scozia, perché questa che è di 1000 metri, se non sbaglio, la girandola, sì, questa che è di 1000 metri, non riuscirei mai a finirla tutta. Il Remy sono 330 metri e lo Scozia sono 340 metri. Quindi considerate che in proporzione è uguale il filato. Quindi io lavorerò ad oltranza e voi con 3 gomitoli potete fare tantissime combinazioni di colori, perché di girandole ce ne sono tantissime. Anche solo lavorare il Remy o lo Scozia con una girandola, con questa, avete questo scialle sfumato della pesantezza giusta, che contiene Kid Mohair, e se scegliete il Remy alpaca al 70%, se scegliete lo Scozia sempre alpaca e lana. Quindi credo che poi, guardate, per i prezzi che hanno, vi assicuro che è vantaggioso. E diciamo che i prezzi non sono tutto, perché poi c'è la qualità da tenere in considerazione. Quindi io vi dico che questo spero davvero, non voglio promettere niente perché sapete che poi se mi succede qualcosa non mi faccio viva per settimane, ma voglio assolutamente finirlo perché questo è mio. Quindi, siccome qui si aspetta la neve, voglio qualcosa di colorato, non il classico colore nero triste. Voglio qualcosa che mi dia un po' di colore. Questi mi piacciono tanto, certo, non è il rosa, il fucsia, perché io non li porterei mai, però mi piace davvero tanto. Lo sto facendo proprio col gusto, con il mio gusto e come lo voglio io, e lo farò della grandezza, spero, che desidero. Poi mal che vada, comunque ho altro Remy, lo posso anche fare più grande. Dicevo, mi auguro di terminarlo in modo che poi la prossima settimana vi farò vedere l'avvio e l'unica cosa da spiegare sarà lavorare queste 2 maglie di un colore e 2 maglie di un altro e basta. Perché poi se vi scrivo tutta la sequenza delle righe potete tranquillamente lavorare da soli, per chi volesse farlo. Allora, spero che questo video non sia chilometrico, non ho fatto stacchi, ho chiacchierato tantissimo, mi auguro di non aver stancato nessuno. Qualora vi foste stancati, io credo che abbiate stoppato e magari guardato qualcos'altro. In caso contrario, io vi ringrazio tantissimo perché sono arrivata a un numero che non mi sarei mai aspettata. 10.300 iscritti al canale, tante visualizzazioni, state guardando davvero tanti video che avevo fatto tempo fa, su cui io non avevo nessun tipo di ambizione, nel senso che non pensavo che fossero così interessanti per alcuni. Invece, dai messaggi che mi arrivano, vedo che tante cose le state ripetendo e sono veramente estremamente felice. Per qualsiasi cosa, sempre, per come dico, vi commentate sotto nei video. Se mi chiedete cose particolari che io ho già detto durante il video, io mi spiace ma non ripeto più qui con la risposta scritta, perché il video si deve guardare dall'inizio alla fine se uno vuole poi degli approfondimenti che io so di aver detto nel video. In merito all'Ollocrea, io che posso dire, le ringrazio ancora tantissimo. Io vi invito, a chi non l'ha ancora fatto, a provare. Provate anche qualcosa di poco, di piccolo, perché poi alla fine, anche se prendete un gomitolo o 2 gomitoli, le metrature sono importanti e avete sempre il vostro cappello con la sciarpa, i guantini con il cappello. Veramente ogni gomitolo non sono 50 grammi, quei 100 metri che uno non sa che cosa farsene, sono delle metrature importanti che ci danno la possibilità di assaggiare e provare il filato e fare comunque il nostro progetto e poi valutare se ci può piacere o meno. A me personalmente sono piaciuti tantissimo. Il mio voto per loro è 10 per il filato, per quanto mi riguarda, per il mio piacere personale, per la professionalità
per il rapporto umano e per le persone che sono, per me il voto è 11, 12, anche 20. Quindi queste sono le mie impressioni personali, ripeto, e le impressioni personali non sono opinabili. Come vedete, io sono molto democratica. No, vabbè, scherzo. Comunque, a me sono piaciuti veramente tanto. E devo dire anche a chi mi segue, perché altrimenti non avrei ricevuto così tante commissioni nel giro di 3 giorni. E ne sono davvero felice perché questa cosa mi sta ridando un po' l'entusiasmo e la voglia di rimettermi in gioco. La stavo un po' perdendo, ma capitano questi momenti di down che poi, vedete, basta incontrare la cosa giusta che si riprende tutta la positività. Io auguro a tutte buon lavoro, buon sferruzzo, spero che tutte le mie indicazioni vi possano essere state d'aiuto, anche se non d'aiuto, solo piacevoli nell'ascolto. E ci vediamo, speriamo, con il tutorial dello scialle. Ciao a tutte!